Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alitricare di Facoper SpA. Ultimo aggiornamento. 19 ottobre 2021. Cos'è Alitricare? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alitricare durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Alitricare? Alitricare è un farmaco a base del principio attivo alitretinoina, appartenente alla categoria degli dermatologici e nello specifico preparati per dermatiti, escluso i corticosteroidi. È commercializzato in Italia dall'azienda di Facoper SpA. Alitricare può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Alitricare 10 mg 30 capsule molli. Alitricare 30 mg 30 capsule molli. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Di Facoper SpA. Ricetta. RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo. Alitretinoina. Gruppo terapeutico. Dermatologici. Forma farmaceutica. Capsula molle. Indicazioni. Alitricare è indicata negli adulti per il trattamento dell'eczema cronico severo alle mani, resistente al trattamento con potenti corticosteroidi topici. È più probabile che rispondano al trattamento i pazienti affetti da eczema prevalentemente a carattere ipercheratosico rispetto ai pazienti nei quali l'eczema è prevalentemente a carattere disidrosico, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Alitricare deve essere prescritta esclusivamente da dermatologi o medici che abbiano esperienza nell'uso dei retinoidi sistemici e che comprendano pienamente i rischi del trattamento sistemico con retinoidi e la necessità di monitoraggio. Le prescrizioni di Alitricare alle donne in età fertile devono essere limitate a 30 giorni di trattamento e la prosecuzione della terapia necessita una nuova prescrizione. Il test di gravidanza, la consegna della prescrizione e la dispensazione di Alitricare devono avvenire preferibilmente nello stesso giorno. La dispensazione di Alitricare deve avvenire entro un massimo di 7 giorni dalla data di prescrizione. Posologia. La dose raccomandata per alitretinoina è 10 mg o 30 mg una volta al giorno. La dose iniziale raccomandata per alitretinoina è di 30 mg una volta al giorno. In pazienti che manifestano effetti indesiderati insostenibili con la dose di 30 mg può essere valutata una riduzione della dose a 10 mg una volta al giorno. Studi condotti con dosi giornaliere di 10 mg e 30 mg hanno dimostrato che entrambe le dosi permettono la remissione della patologia. La dose di 30 mg ha fornito una risposta più rapida e un tasso di risposta più alto. La dose di 10 mg/d è stata associata a minori effetti indesiderati, vedere paragrafo 5.1. Durata del trattamento. In funzione della risposta, alitretinoina può essere somministrata per un periodo da 12 a 24 settimane. La sospensione della terapia è raccomandata in pazienti che hanno ottenuto mani guarite o quasi guarite prima delle 24 settimane, vedere paragrafo 5.1. La sospensione della terapia deve essere valutata anche per i pazienti che presentino ancora la malattia in uno stadio grave dopo le 12 settimane iniziali di trattamento continuo. Ripresa del trattamento. In caso di recidiva, i pazienti possono trarre beneficio da ulteriori cicli di terapia con alitretinoina, vedere paragrafo 5.1. Modo di somministrazione. Le capsule devono essere assunte una volta al giorno durante uno dei pasti principali, preferibilmente alla stessa ora ogni giorno, vedere paragrafo 5.2. Alitricare non deve essere prescritta ai pazienti il cui eczema può essere adeguatamente controllato mediante metodi standard, che includono la protezione della cute, evitare l'esposizione ad allergeni e irritanti e il trattamento con corticosteroidi topici potenti. Popolazione pediatrica. Alitretinoina non è indicata nei pazienti al di sotto dei 18 anni di età.
Compromissione renale. Alitretinoina è controindicata in pazienti con compromissione renale grave o allo stadio terminale, vedere paragrafo 4.3. Alitretinoina non è indicata in pazienti con compromissione renale moderata poiché non ci sono dati sufficienti, vedere paragrafo 5.2. In pazienti con compromissione renale lieve non è richiesto alcun aggiustamento della dose o della frequenza di somministrazione, vedere paragrafo 5.2. Compromissione epatica. Alitretinoina è controindicata in pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafo 4.3. Anziani. In pazienti al di sopra dei 65 anni non è richiesto alcun aggiustamento della dose o della frequenza di somministrazione, vedere paragrafo 5.2. Controindicazioni. Alitretinoina è assolutamente controindicata in gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Alitretinoina è controindicata nelle donne in età fertile, a meno che siano rispettate tutte le condizioni del programma di prevenzione della gravidanza, vedere paragrafo 4.4. Alitrecare contiene olio di soia e sorbitolo. Pazienti allergici alle arachidi, alla soia non devono assumere questo medicinale. Alitretinoina è controindicata nelle donne che allattano. Alitretinoina è inoltre controindicata in pazienti con insufficienza epatica, con insufficienza renale grave, con ipercolesterolemia non controllata, con ipertrigliceridemia non controllata, con ipotiroidismo non controllato, con ipervitaminosi A, con ipersensibilità sia all'alitretinoina sia ad altri retinoidi o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, in particolare in caso di allergie all'arachidi o alla soia. Sottoposti a trattamento concomitante con tetracicline, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti teratogeni. Alitrecare è un potente teratogeno per l'uomo che provoca un'elevata frequenza di difetti alla nascita severi e pericolosi per la vita. Alitrecare è assolutamente controindicato in donne, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacocinetiche. Alitretinoina è metabolizzata dal citocromo P450, CYP2C9, CYP2C8, CYP3A4 e subisce isomerizzazione. Trattamenti concomitanti che possono influenzare la farmacocinetica dell'alitretinoina. La co-somministrazione di inibitori del CYP3A4, come, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere alitrecare insieme ad altri farmaci come Alfaflor, Alfatex, Ambramicina, Bassado, Colbiocin, Collirio, Colbiocin, Unguento, Efracea, Ligosan, Minocin, Miraclin, Pensuvit, Pilera, Tetralisol, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere alitrecare durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere alitrecare durante la gravidanza e l'allattamento? La gravidanza è assolutamente controindicata nel trattamento con alitretinoina, vedere paragrafo 4.3. Se la gravidanza si verifica nonostante queste precauzioni durante il trattamento con alitretinoina o nel mese successivo, c'è, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Nei pazienti trattati con alitretinoina e altri retinoidi si sono verificati casi di riduzione della visione notturna. I pazienti devono essere informati di questa possibile evenienza e avvertiti di prestare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari. Effetti indesiderati. La sicurezza e l'efficacia di alitretinoina in pazienti con eczema cronico severo alle mani, chronic hand eczema che, non responsivi al trattamento con corticosteroidi topici potenti è stata stabilita, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'alitretinoina è un derivato della vitamina A. L'alitretinoina è stata somministrata in studi clinici oncologici a dosi oltre 10 volte superiori alla dose terapeutica somministrata per l'eczema cronico alle mani. Gli effetti indesiderati osservati erano in linea con la tossicità dei retinoidi e includevano cefalea grave, diarrea, rossore facciale, ipertrigliceridemia. Questi effetti erano reversibili. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri preparati dermatologici. Agenti per la dermatite, esclusi i corticosteroidi codice ATC.
D11.04 Meccanismo d'azione. L'azione farmacologica dei retinoidi può essere spiegata mediante i loro effetti su proliferazione, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La litretinoina è un composto con una bassa solubilità, bassa permeabilità e con una bassa e variabile biodisponibilità. La litretinoina non è assorbita completamente nel tratto gastrointestinale a digiuno. L'esposizione sistemica, dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. Come per gli altri retinoidi, la tossicità acuta della litretinoina nel topo e nel ratto è risultata bassa. La DL50 dopo somministrazione intraperitoneale è stata 4000 mg/kg dopo 24, elenco degli eccipienti. Contenuto della capsula. Olio di soia, raffinato. Olio di soia, parzialmente idrogenato. Olio vegetale idrogenato. Glicerolo monostiarato. Trigliceridi a catena media. Atocoferolo racemo. Involucro della capsula. Gelatina. Glicerolo. Sorbitolo. Liquido. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di alitrecare a base di alitretinoina sono: Toctino. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.